Siete pronti a giocare libera tutti? Anzi, libero tutti. Libero tutti? Chi se lo ricorda? Quando si giocava a nascondino e chi arrivava poteva dire libero tutti, ovvero tutte le persone erano liberate. E allora mi è piaciuto tanto questo libero tutti, perché? Perché vorrei che stasera assieme comprendessimo l'importanza di liberare il nostro bambino, l'importanza di dargli un po' di energia a questo bambino interiore che abbiamo dentro. E questo bambino interiore, o questa bambina interiore, contiene un'energia molto, molto, molto importante. Perché? Perché nel nostro bambino interiore non solo è contenuta l'energia vitale, non solo è contenuto il nostro fuoco alchemico, ma è contenuta anche la nostra creatività. E nell'energia del nostro bambino interno è contenuta anche proprio la matrice del perché siamo qua. Per questo è così importante tornare a dialogare con il nostro bambino. Perché noi, il nostro bambino, l'abbiamo preso nella e nell'allora, l'abbiamo chiuso in una segreta e in una prima fase gli abbiamo detto, stai lì, stai al sicuro, poi torno. E poi ce ne siamo un po' dimenticati. E il nostro bambino ci ha tenuto compagnia per tutta la vita, se no non saremmo qua. Non saremmo qua a cercare questa riconnessione. Non saremmo qua a fare un lavoro su di noi, perché il lavoro che facciamo fondamentalmente è un lavoro di riconnessione. Qual è l'aspetto più potente che abbiamo oggi? Mentre nell'A e nell'allora non avevamo gli strumenti per ascoltare il nostro bambino, per proteggere il nostro bambino, oggi li abbiamo. E quindi io dico, oggi non abbiamo più scusanti. Questo non vuol dire che non sia difficile. Questo non vuol dire che sia immediato, perché dobbiamo tornare a fidarci di noi. Dobbiamo tornare a fidarci delle nostre intuizioni. Dobbiamo ritornare ad ascoltarci. E questa è proprio la chiave, l'ascolto. Cosa sento? Perché per riconnetterci a chi siamo, e questo chi siamo è proprio nel nucleo del nostro bambino interiore, dobbiamo obbligatoriamente passare dal sentire. E passare dal sentire vuol dire passare dalle nostre emozioni. E non sempre le emozioni sono piacevoli. Abbiamo nelle puntate precedenti approfondito il tema delle emozioni. Noi abbiamo 5 emozioni base: la gioia, la paura, la rabbia, il disgusto e la tristezza. Quindi diciamo che formalmente abbiamo un'emozione positiva e 4 negative. Vero è che non esistono emozioni negative. Se il nostro corpo è stato strutturato per provare queste emozioni, sarete d'accordo con me che c'è un motivo. E dato che il nostro corpo è veramente progettato in un modo molto attento, vuol dire che queste emozioni hanno un significato. Il nostro corpo è progettato in prima analisi per farci sperimentare al meglio questa realtà. Il nostro corpo è anche progettato per preservarsi.
Quindi le emozioni hanno questo doppio significato. Ci aiutano a comprendere cosa stiamo sperimentando nel mondo e ci aiutano anche a comprendere cosa dobbiamo fare per preservarci. E in questo il nostro bambino interiore è stato abilissimo, le conosceva benissimo le emozioni, tanto che quando era piccolo noi le vivevamo, le emozioni, le si sperimentava. Il problema è che poi l'esterno ci ha dato dei rimandi rispetto a queste emozioni. Quindi non piangere, tendenzialmente culturalmente i maschi non devono piangere, ma anche le bambine, non essere triste, di cosa dovresti aver paura, eh, i mostri sotto al letto non ci sono, adesso smettila. E allora che cosa impariamo quando siamo bambini? Impariamo a comprendere cosa è giusto fare per avere il riconoscimento delle persone che ci stanno vicino. Quindi se io sono abituato a sentire molto e magari anche avere una percezione, ad esempio, dei mondi sottili e magari di questi ho paura, alla fine imparo che non devo manifestare quella paura, non devo manifestare quella rabbia, non devo manifestare quella tristezza. Addirittura in certe famiglie non è possibile neanche manifestare la gioia. A volte quando dico questa cosa mi viene detto, ma sì, figurati, saranno solo famiglie disfunzionali. No, no. Perché? Perché quante volte da bambini vi è stato detto adesso basta giocare, basta, eh? Il bel gioco dura poco. Perché io facevo sempre questa gag con il figlio di mio marito, no? Quando magari mio marito diceva il bel gioco dura poco, adesso basta. Io dicevo, ma scusa Tommy, se è bello durerà tanto, perché il bel gioco deve durare poco? Cioè, capite quanto ci sono dei modi di dire che sono assurdi? Ma se un gioco è bello, perché deve durare poco? Perché bisogna smettere di ridere? E questa cosa a volte succede in molte famiglie perché ci sono tanti problemi e quindi a volte la gioia e l'energia dei bambini diventa difficile da gestire. A volte ti alimenta ed è una cosa bella, ma a volte ti va a scuotere dentro. E quindi si tende un po' i bambini a farli stare schisci, come si dice qua nel nord Italia, a farli stare tranquilli. E il bambino impara come si deve comportare per essere visto, per essere riconosciuto, come si deve comportare affinché la mamma non si arrabbi o affinché la mamma non è triste. Capita spesso magari in famiglie che hanno anche più figli, che i genitori sono sempre quelli, ma essere primo, secondo, terzo, essere in mezzo, essere alla fine cambia completamente come noi viviamo la famiglia. Perché? Perché cambia completamente come sono i genitori. E questo è il motivo per cui i figli imparano a modellarsi. E quando viene detto, sì, vabbè, ma cioè, è un conto quando si è bambini, ma adesso a me quello che pensano gli altri non mi interessa più. Mm, perché il nostro bambino interessa sempre. Con una parte razionale, con il nostro adulto, possiamo dire questo. Possiamo fare anche una selezione dei pareri delle persone, ma sicuramente le persone il pensiero che le persone che sono più vicine a noi hanno di noi è per noi importante, perché ci autodefinisce. E lì dobbiamo fare proprio un lavoro molto attento, di ascolto molto attento con noi stessi.
E questo lavoro, di ascolto, in questo lavoro ci può aiutare il nostro bambino. C'è però un ingrediente magico, che sto bambino dobbiamo farlo giocare. Nella crescita personale, scusatemi, nella crescita personale non dobbiamo diventare dei bacchettoni, perché molto spesso, anche quando siamo all'interno di un percorso di crescita personale, diventiamo super rigidi. Entriamo in analisi transazionale in quello che si chiama genitore normativo. E no. La pesantezza deve essere bannata da un percorso di crescita personale. Chi ha fatto con me il percorso del metodo ESC, che è un percorso, diciamo così, di crescita personale col turbo, in cui c'è proprio un lavoro molto profondo di riconnessione con il proprio bambino interiore, sa bene che il percorso ha una parola d'ordine e questa parola è leggerezza. Quindi, come capire se noi stiamo andando a stimolare il nostro bambino interiore? Osserviamoci quanto siamo pesanti o quanto siamo rigidi. E no, questa cosa va fatta così. Ho detto che devo meditare 15 minuti al giorno e se ne medito 12 non c'è speranza. Non ci siamo. A volte ne basta meditare anche uno di minuto. A volte veramente bastano 3 minuti di risata profonda, di riconnessione profonda. Usciamo dalla rigidità. E non è semplice, perché anche la rigidità si è creata nella e nell'allora per un motivo. Perché il nostro genitore normativo nella e nell'allora ci proteggeva. Diceva al nostro bambino interiore, c'era tutto un dialogo, come c'è adesso un dialogo dentro di noi, non preoccuparti, tu fai quello che ti dico che sei al sicuro. Psst, muto, non sentire niente. Ci penso io a gestire tutto qua fuori. Vedi che quando ci penso io, qua riusciamo a svangarla. E quel genitore normativo ce l'abbiamo ancora dentro. E allora cosa dobbiamo andare ad attivare? Dobbiamo andare ad attivare il nostro genitore affettivo interno. Dobbiamo dire a quel bambino, ci sono, sei triste? Va bene, cerchiamo di capire insieme perché sei triste. Che cosa stai vivendo in questo momento? Sei nella fatica? E caspita, guarda quante cose stai facendo. Sei arrabbiato? E porco cane, ti continuano a pestare i piedi. Continui a dire sì. Impara a dire anche dei no. Hai paura? Ok, analizziamola assieme, facciamo un'analisi di realtà. È una paura coerente con il momento che stai vivendo oppure no? Quindi qual è la cosa potente che noi possiamo fare oggi? È prendere quel bambino per mano, perché oggi rispetto all'allora abbiamo un adulto che gli permette di fare un'analisi di realtà. I bambini hanno una visione molto egocentrica del mondo, quindi si sentono responsabili di tutto quello che succede. Quindi, se la mia mamma è arrabbiata perché è tornata a casa dal lavoro, soprattutto i bambini molto piccoli che non hanno la capacità di estrarre, e la mamma mi risponde male, io non ho la capacità a 2 anni e mezzo di dire, vabbè, mi ha risposto male.
perché è stanca del lavoro. Anzi, grazie mamma che vai al lavoro e mi porti a casa il cibo, perché poi cioè, abbiamo detto, e ci è stato detto anche questo, no? Dai nostri genitori, probabilmente noi ai nostri figli. Però nel qua ed ora sì. Se una persona mi risponde in malo modo e magari io reagisco e mi sento toccato, toccata, se ho una reazione, mi sento in colpa, posso però fare un'analisi di realtà. Ma mi ha risposto in quel modo perché effettivamente io sono stato mancante in qualcosa o magari perché lei sta vivendo un momento di difficoltà. E qui diventa molto importante nelle relazioni con l'altro, vedere che ruolo stiamo giocando, se quello di vittima, di salvatore o di persecutore. Anche questo è un discorso che abbiamo molto ben affrontato nelle puntate precedenti. Mi metto in un ruolo di vittima, mi metto in un ruolo di salvatore, di persecutore? Come si sente il mio bambino in quella posizione? Perché quando mi metto in un ruolo di vittima, il mio bambino si sente meno. Viceversa, in un ruolo di salvatore o di persecutore si sente più, ma è un più e un meno che non sono reali, perché noi siamo, e questo è potente, eh? Ognuno di noi ha una sua unicità e quell'unicità è collegata a quell'energia matriciale che avevamo al momento in cui siamo nati. E poi, in funzione delle situazioni che abbiamo vissuto, abbiamo messo non tanto delle maschere. È bene dire che quelle maschere sono state delle corazze, sono state delle difese. Ed è per questo che è così difficile lasciarle andare, perché nella e nella loro ci hanno protetto. Stavo proprio parlando ieri con un'esploratrice del metodo ESC. C'è un'onda in particolare che è l'onda del compiaci, in cui c'è un esercizio molto simbolico in cui tu ti metti e ti togli la maschera, ti metti e ti togli la maschera. E lei diceva, è stato molto forte, perché a un certo punto ho avuto paura, perché ho detto, sì, ma se io mi tolgo le maschere, io sono allo scoperto, sono in pericolo. E io ho detto, bene, perché è esattamente l'emozione che ha provato il bambino nell'là e nell'allora. È per questo che il cambiamento è così difficile, perché quello schema che noi abbiamo creato, che oggi vogliamo cambiare perché sentiamo limitante, nell'A e nell'allora ci ha protetto. È per questo che dobbiamo attivare il genitore affettivo, per comprendere quello che ha vissuto quel bambino nell'A e nell'allora. E invece noi molto spesso, quando siamo sulla crescita, in percorsi di crescita personale, diventiamo super bacchettoni. E adesso basta, eh? Basta, adesso via, dobbiamo far pulizia. Dobbiamo darci il tempo. L'abbiamo visto martedì scorso. Il cambiamento è legato a tre variabili: consapevolezza, energia, tempo. Quindi molto spesso abbiamo consapevolezza di quello che è accaduto, abbiamo consapevolezza della dinamica su cui dobbiamo lavorare, ma non ci riusciamo ancora. Perché? Perché c'è una variabile tempo, perché magari il nostro livello di energia non è sufficientemente alto. Allora c'è un mantra potente che abbiamo già visto più volte. Tutto questo può cambiare e cambia mentre lo osservo. Tutto questo può cambiare, cambia mentre lo osservo. Questa è una frase molto potente che sentì per la prima volta da Andrea Fredi, che è uno dei massimi esperti di EFT in Italia. E mi lascia subito, la sentì subito potente, perché così noi oggi siamo diversi da come eravamo stamattina. Lo siamo. Siamo diversi da come eravamo una settimana fa, siamo diversi da come eravamo un anno fa, figuriamoci 10 anni fa. Eh,
Sto ricreando l'area riservata su una nuova piattaforma e sto facendo proprio una selezione dei video. Ormai sono più di 3 anni che il martedì sera ci troviamo a fare queste dirette. E io ogni tanto mi vedo, ragazzi, sono sconvolta. Dicevo, Madonna mia, come ero messa. Ed è così. Cioè noi cambiamo veramente in un modo incredibile. Quindi concediamoci del tempo, se no diventiamo severissimi, entriamo nel genitore normativo, se entriamo nel genitore normativo andiamo a bloccare il nostro bambino, perché di fronte al nostro genitore normativo interno il bambino ha paura, non osa dire, rimane lì, lui mi protegge, io sto qua, ma noi non abbiamo bisogno di proteggere il nostro bambino da noi stessi. Noi eventualmente dobbiamo proteggerlo dall'esterno. Se arrivano degli input che sono per noi depotenzianti, è giusto mettere dei limiti, ma noi dentro di noi dobbiamo essere integri. Quando io dico le nostre 3 intelligenze devono essere allineate, l'essere, il sentire, il creare, così devono essere allineati e in sintonia il nostro bambino, il nostro adulto e il nostro genitore interno. Cioè dobbiamo essere una famiglia felice dentro di noi. E allora se siamo una famiglia felice dentro di noi, nonostante magari delle situazioni molto depotenzianti che abbiamo vissuto nel passato, allora possiamo permettere di riaccedere a quell'energia vitale. E poi succedono meraviglie. Ultimamente ho disattivato i social, diciamo, dal cellulare che uso quotidianamente e li ho mantenuti in uno che uso nel tempo, nel momento di passatempo, quindi proprio per limitare, mi do una mezz'oretta al giorno. E su TikTok mi sono abilitata, quindi sapete che quando poi iniziate a seguire qualcosa, poi l'algoritmo rimanda sempre quei video. E quindi vedo tantissimi video di bambini piccoli che sono pazzeschi. Ecco, volete fare un po' di terapia? Volete un esercizio per riattivare il vostro bambino? Iniziate a guardare i video dei bambini, soprattutto tra gli 0 e i 3 anni. Sono potentissimi e sono troppo teneri, ma non è tanto la tenerezza, ti fanno sorridere, ti fanno ridere, è proprio la spontaneità. E allora ci dobbiamo chiedere, ma come passiamo da così a così? Che cosa passa nel mezzo? È l'educazione, sono le esperienze di vita e più diventiamo diversamente giovani, più abbiamo preso a volte delle batoste. O per parlare con i termini dell'analisi transazionale, il nostro copione è stato confermato più e più volte. Quindi un conto se io ho 16 anni e ho una delusione d'amore, un conto se arriva a 40 anni di delusioni d'amore ne ho avute 10. Ovviamente dentro di me mi sono confermato uno schema. Per questo io lo noto, i ragazzi più giovani eh, hanno proprio una percezione diversa delle My Energy Bars, le percepiscono molto di più, ma non per qualche motivo strano, semplicemente perché hanno meno bioresistenze e quindi l'energia circola più velocemente. È per questo che ci dobbiamo dare il tempo per andare a destrutturare una data memoria. Bene. Tra l'altro, avrete visto, perché sono troppo felice, che è nato il libro delle favole. Il libro delle favole, in realtà queste favole chi all'interno del metodo ESC le ha già lette tutte, ma a un certo punto ho detto perché non renderle disponibili a tutti?
perché è proprio un modo che noi abbiamo per parlare col nostro bambino. Io mi metto la sera e mi leggo una favola che ha una sua struttura specifica ed è potente. Energizziamo questo bambino e per energizzare questo bambino sapete cosa dovete fare? Giocare. Cosa facevate quando eravate piccoli? Disegnavate? Tornate a disegnare. Andavate nel bosco, io mi ricordo con mio cugino andavamo nel bosco e ne combinavamo di ogni. Bene. Cioè provate anche a ricordare cosa facevate quando eravate piccoli. Ed è una buona strategia. Tornare a fare le cose che facevamo quando eravamo bambini. Andavate pazzi per i Lego? Io? Vabbè, poi ho fatto l'ingegnere, non lo caso. Bene, prendetevi una scatola di Lego e tornateci a giocare. Osservate anche che cosa suscita in voi, quali sono le memorie, perché poi con certi oggetti, con certe dinamiche ci sono anche degli ancoraggi, quindi rimanete in ascolto e vedete che cosa emerge. Bene, come utilizzare le nostre My Energy Bars per riattivare il dialogo con il nostro bambino interiore. Punto primo, dobbiamo aumentare il nostro livello di energia. Perché? Perché più il nostro livello di energia è alto, più noi riusciamo a entrare in contatto con le nostre emozioni. Più il nostro livello di energia è basso, più per sopravvivenza chiudiamo il sentire. Perché se non abbiamo energia, il nostro corpo dice tu ti devi gestire la quotidianità. Che cacchio ti metti a ascoltare le tue emozioni? Te le spengo. Cioè, noi ce le spegniamo, cioè facciamo tutto noi. Bene, quindi protocollo di centratura quotidiano. Una tecnica che per parlare con il nostro bambino è sfruttare il protocollo di rilassamento. Scusate che sto spostando un po' di fogli. E iniziare un dialogo con lui, con lei. Quindi stasera vi guiderò in questa pratica di riconnessione. Vi chiedo di mettere le bars nella posizione di rilassamento, quindi appoggiatele sul tavolo e mettete le mani chiuse in questo modo, toccando tutti i polpastrelli, così. Per chi non ha le bars, perché poi a volte capita che le registrazioni vengono seguite da chi non ha le bars, mantenete le mani in questo modo. Questo è un mudra molto potente che va proprio a creare una coerenza tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro. Importante che le bars non si tocchino tra loro, quindi devono avere una distanza di almeno 1 millimetro. Ok, questo è importante perché se si chiudono fanno contatto e quindi si interrompe, diciamo così, il campo elettromagnetico. Ok, fate un respiro profondo e chiudete gli occhi. Fate attenzione che i piedi siano ben piantati sul pavimento, la colonna sia dritta. Per fare questo spingete le scapole verso il basso, il collo verso l'alto e il mento è parallelo al pavimento. Inspirate col naso ed espirate con la bocca. Fate dei respiri profondi
diaframmatici, portate l'aria fino alla vostra pancia e quando espirate portatela completamente fuori di voi. Autorizzatevi a rilassare il vostro corpo. Autorizzatevi a rilassare ogni vostro muscolo. Diventate consapevoli che in questo momento siete in un posto protetto. Diventate consapevoli che questo è il vostro spazio. E ora, prima di procedere con il protocollo di riconnessione, andiamo ad attivare il nostro portale cielo-terra, terra-cielo. Immaginiamo un fascio di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal nostro perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro. Fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia e dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che entra dalla nostra fontanella e attiva il terzo, il secondo, il primo centro. Fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della Terra. Prendete consapevolezza di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo. E ora concentrandovi nel primo, nel secondo e nel terzo centro, ripetete io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. Ora ponete la vostra attenzione nel vostro ventre, nel centro dell'essere. Osservate come al suo interno c'è un piccolo embrione, è il vostro bambino al momento del suo concepimento. È una semplice scintilla che ha scelto di manifestarsi in questa terza dimensione. E osservate come questo bambino, questo feto cresce in voi. È arrivato a 9 mesi. È arrivato il tempo di venire al mondo. È arrivato il momento di manifestarsi nel qui ed ora, in questa realtà. Ma oggi i primi occhi che vedrà saranno i vostri. Immaginate proprio di avere delle mani magiche e di portare alla luce questo bambino che è dentro di voi. È appena nato e lo guardate
Voi guardate lui, e lei, lui guarda voi. Come percepite questa creatura? Come vi percepite? Osservate l'emozione che avete in questo momento e tenendola in braccio, potete anche farle delle carezze, vi sta sorridendo e guardandolo ripetete, io ti vedo, io mi vedo, io ti amo, io mi amo, io ti autorizzo ad essere, io mi autorizzo ad essere, io ti autorizzo a sentire, io mi autorizzo a sentire, io ti autorizzo a creare, io mi autorizzo a creare. Io ti autorizzo a manifestare la tua essenza. Io mi autorizzo a manifestare la mia essenza. Fate un respiro profondo e cullate, coccolate questo bambino, questa bambina che è tra le vostre braccia. Scegliete ora di riporlo, di riporla in un posto sicuro. È una culla e questa culla è dentro di voi. È il vostro centro, è nel vostro centro di potere, è nel vostro centro alchemico. È una creatura apparentemente così indifesa, ma anche estremamente potente. E voi avete un compito, avete una missione, prendervi cura di lei, prendervi cura di lui. E ad alta voce ripetete, io mi prometto e mi autorizzo a prendermi cura di me. Io mi prometto e mi autorizzo ad esprimere me. Io mi prometto e mi autorizzo ad essere, sentire, creare. Fate un respiro profondo, portate le vostre mani al cuore con la consapevolezza che quel bambino è ora nel vostro cuore, è al sicuro in un posto protetto.
e voi siete i suoi custodi e siete coloro che lo autorizzeranno a manifestarsi. E con questa consapevolezza ripetete ancora una volta, e il bambino dentro di voi con voi. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. Fate un respiro profondo e quando siete pronti, ognuno con i suoi tempi, prendendovi tutto il tempo che vi serve. Aprite gli occhi. Bene, ho visto alla fine qualche bello sbadiglio. Come sempre ricordo, non è dovuto solo all'ora, ma sono proprio bioresistenze che si vanno a sciogliere, è proprio il nostro sistema nervoso che rilascia delle tensioni. Bene, noi siamo i custodi di quel bambino, di quel fuoco e abbiamo tutti gli strumenti non solo per proteggerlo, ma anche e soprattutto per farlo giocare, perché siamo qua per divertirci. C'era qualcuno che diceva che la Terra era una galera, ma anche no, ma anche no. E poi perché in galera non ci dovremmo divertire? Anche se fosse. È la frequenza del gioco. Impariamo a giocare con noi. È la frequenza della leggerezza, è la frequenza della comprensione. Bene, come sempre adesso la parola passa a voi. Io ringrazio chi ci ha seguito fino a questo momento in differita. Ovviamente per chi ci ha seguito e non ha ancora le My Energy Bars, nel link sotto sa come acquistarle, c'è scritto come acquistarle. E ora spengo la registrazione e lascio la parola a voi.